Salve a tutti, bentrovati in questa seconda parte del tutorial su come rivestire un muro con delle pietre. Le immagini che vi sto mostrando in questo momento riguardano ciò che ho fatto nella prima parte. Per chi non lo ha fatto ancora, consiglio fortemente di andarla a guardare. La troverà alla fine di questo video oppure, se preferisce, direttamente nel mio canale. Questa è la parete sulla quale mi avete visto posare le pietre nella prima parte. In questo video invece vi mostrerò come riempire le fughe e come fare un ottimo trattamento con l'acido, allo scopo di far risaltare la bellezza e la varietà dei colori di tutte le pietre posate. Allora, prendiamo un vecchio secchio e versiamoci dentro 4 litri di acqua. Poi vi consiglio di acquistare un sacco di cemento da 25 kg, eccolo qua, il 42,5, che è un pochettino più forte di quello normale, ma se non lo trovate va bene uno qualsiasi. Un sacco di questo tipo costa solo 3,50 €. Poi prendiamo un contenitore dal volume di 1 litro come quello che state vedendo e dopo averlo riempito raso di cemento lo svuotiamo in questo secchio e con la cazzuola andiamo ad agitare l'acqua per farlo sciogliere bene. A questo punto prendiamo un sacco di premiscelato che serve normalmente per fare l'intonaco e che è praticamente lo stesso premiscelato che già abbiamo usato per incollare le pietre, e ne introduciamo una quantità tale nel secchio in modo da avere un impasto abbastanza morbido. Un sacco di 25 kg di questo premiscelato costa soltanto 2 €. Ecco, questa è la consistenza giusta, guardate, vi ho messo una freccia gialla. Come vi ho detto prima, l'impasto si deve presentare abbastanza morbido. Prima di iniziare dobbiamo bagnare bene le pietre, questa è una cosa molto importante. Ok, ora non dobbiamo fare altro che riempire bene lo spazio tra le varie pietre. Carissimi amici, fate attenzione a bagnare bene i mattoncini rossi che sono molto porosi. Se applicassimo la malta sui mattoncini asciutti, questa si staccherebbe in futuro. Ma comunque, questo vale anche per le pietre, devono essere sempre bagnate, altrimenti la fuga che andremo a fare si staccherebbe dal contorno della pietra. Allora, dopo aver riempito le fughe dobbiamo aspettare circa un'ora e poi dobbiamo lavare le pietre, facendo molta attenzione a pulire il contorno. Dobbiamo farlo per forza dopo un'ora perché dobbiamo dare il tempo alla malta di indurirsi un po', altrimenti si scioglierebbe con l'acqua. Attenzione, stesso con il pennello cercate di lisciare la fuga spennellando sulla malta.
Quando faccio questa operazione mi piace di rimuovere un po' di malta dalla fuga in modo da creare un po' di profondità nello spazio tra le pietre. Per rimuovere un po' di premiscelato tra le pietre possiamo utilizzare un normale cacciavite. Eccolo qua. Ora prendiamo lo stesso cacciavite che vi ho mostrato prima, eccolo qua, al quale però abbiamo piegato un po' la punta in questo modo, guardate, ecco, in questo modo, e poi andremo ad abbellire la nostra fuga creando un solco all'interno. Guardate come sto facendo, praticamente sto creando un solco profondo circa 1 centimetro nello spazio tra le pietre. Questo solco deve essere realizzato più o meno 3 ore dopo aver riempito lo spazio tra le pietre con la malta. È importante rispettare questo tempo, altrimenti se lo facciamo prima la malta sarà molto morbida e il solco non viene molto preciso. Se invece facciamo passare più di 3 ore, la malta potrebbe indurirsi troppo e ovviamente incontreremo difficoltà a scavare con il nostro cacciavite. Comunque questo tempo può variare in funzione della temperatura ambientale, ma non preoccupatevi per questo perché lo capirete strada facendo man mano che lavorate. Ora dobbiamo prendere un pennellino piatto come questo, eccolo qua, largo 40 mm più o meno, come indicato dalla freccia gialla, e andremo a spennellare all'interno del solco che abbiamo creato, allo scopo di rimuovere tutte le briciole di malta che sono rimaste attaccate nella fuga. È importante fare questa cosa perché dopo dobbiamo passare il pennellino bagnato, quindi queste briciole darebbero solo fastidio in quanto si scioglierebbero con l'acqua. Vi invito a passare il cacciavite anche tra i vari mattoncini rossi, in questo modo risaltano molto di più. Appena rimosso le briciole, con lo stesso pennellino, questa volta però bagnato, andremo a passarlo nel solco, allo scopo di lisciarlo e renderlo più omogeneo e bello da vedere. Guardate che differenza tra prima di passare il pennello bagnato nel solco e dopo. Ecco, guardate questa foto. Mentre guardate quest'altra foto, qui invece l'ho fatto e come potete notare è tutta un'altra storia. Ovviamente, passando il pennello bagnato, le pietre si sporcano da capo.
quindi è necessario lavarle con acqua. Carissimi amici, è importante evitare di far cadere nel vostro condotto fognario tutta la malta che si è sciolta nell'acqua lavando le pietre. Infatti guardate qua a terra quanta ce n'è sciolta. Questo condotto si potrebbe danneggiare gravemente otturandosi. Per evitare questo vi consiglio di sollevare da terra raccogliendo tutta la malta con una scopa e una paletta e mettere tutto dentro un secchio. Poi riponiamo il secchio a riposo per un giorno. Eccolo qua, io già l'ho fatto per comodità. Buttando l'acqua vi renderete conto per decantazione si è depositato tutto in fondo. Ecco, questa è tutta la roba che sarebbe andata a finire nella fogna se non avremmo fatto quello che vi ho mostrato. Bene, una volta che si sarà seccato tutto, non ci resta che raccogliere tutta questa roba e smaltirla da un rivenditore di materiale edile che dà anche questo servizio. Allora mi raccomando, ascoltate questo consiglio, non buttate niente nella fogna che potrebbe crearvi dei gravi danni. Se avete necessità di rasare le pareti, allora vi consiglio di farlo adesso prima di pulire le pietre, per evitare di sporcarle. Infatti è proprio questo il momento per farlo. Per chi vuole sapere come rasare, approfitto per consigliarvi un ottimo tutorial che troverete alla fine di questo video. Non perdetevelo perché vi spiegherò come rasare e frattazzare una parete esterna. Se vi piace quello che vi sto mostrando, ma avete timore di farlo, ricordatevi che non potrete mai raggiungere un ottimo risultato se non sarete decisi e determinati. Probabilmente, poiché non l'avrete mai fatto, incontrerete delle difficoltà, su questo non c'è dubbio, ma ricordatevi che sono proprio queste difficoltà che rafforzano la nostra mente e ovviamente anche il nostro carattere. In generale, l'errore più grosso che possiamo fare è quello di non prenderci mai nessun rischio, ma questo però ci porterà inesorabilmente a non concludere mai nulla di importante nella nostra vita. Quindi il mio consiglio è quello di procurarci ciò di cui abbiamo bisogno e di metterci subito all'opera. Per pulire le pietre dovete procurarvi una spazzola metallica come questa, la pagherete soltanto 2 euro. Dopo 4 o 5 giorni, quando tutto si sarà asciugato bene, noterete che le nostre pietre si presentano sporche e con colori spenti. Infatti guardate sulla mia mano c'è una patina di polvere bianca. Quindi con acqua abbondante e con l'uso della spazzola che vi ho mostrato andremo a rimuovere tutta questa patina di polvere.
Per esempio, guardate in questo punto, c'è della malta che si è indurita sui mattoncini, quindi mi aiuto con una spatola dura per cercare di rimuovere il grosso. Poi dopo con la spazzola e con l'acqua vado a completare la pulizia. Mi raccomando, metteteci molta cura anche nel pulire le pietre. Se è il caso, soffermatevi un pochettino di più fin quanto non avrete rimosso tutto lo sporco. Ora vi faccio un altro esempio. Guardate questi mattoncini come si presentano molto bianchi, sporchi di malta. Ebbene, con la spazzola, con acqua e tanto olio di gomito farò uscire tutto il colore vivo fuori. Con la spatola andremo a curare molto la pulizia del contorno dei mattoni, in questo modo, guardate. La riuscita di un ottimo lavoro deriva soprattutto dalla cura e dall'attenzione che ci mettiamo nel fare questo. Guardate che perfezione, i mattoncini sono completamente privi di sporco. In questa fase di lavoro è importante indossare degli occhiali protettivi. Eccoli qua, costano intorno ai 2 euro. E poi dovete indossare anche dei guanti protettivi per le mani. Se li trovate, possibilmente in nitrile. Ok, ora in questo contenitore ricavato da una vecchia bottiglia di plastica verseremo un po' di acido muriatico. Eccolo qua. Praticamente è lo stesso acido che viene usato comunemente nelle nostre case per pulire il water. Una bottiglia da 1 litro qua a Napoli costa soltanto 80 centesimi. Usando un grosso pennello andremo a stenderlo sulle pietre in questo modo. Noterete che appena lo applichiamo si crea della schiuma bianca. Questo vuol dire che l'acido sta agendo effettuando una pulizia profonda. Appena finito di spennellare andremo subito a versarci l'acqua sopra per spazzare via tutto lo sporco che l'acido ha sciolto sulle pietre. Ovviamente in questa azione useremo anche la spazzola metallica. Ora vi faccio un altro esempio. Guardate qua, le pietre sembrano già pulite. Ciò nonostante andremo a metterci l'acido muriatico sopra. Guardate come agisce schiumando. Bene, ora sciacquiamo anche con l'acqua e con la spazzola andremo a completare la pulizia. Per fare un ottimo servizio vi consiglio di trattare massimo 4 o 5 pietre alla volta e poi subito dovete sciacquare. Vi sconsiglio invece di fare tutta la parete in una sola volta, perché lo sporco che si sarà sciolto con l'acido verrà assorbito di nuovo dalle pietre e quindi saremo sempre al punto di partenza. Carissimi amici, mi sono dimenticato di dirvi che i guanti di nitrile che vi ho parlato prima e che praticamente sto indossando in questo momento sono gli stessi che usano i meccanici. Un pacco di questi da 100 costa soltanto 10 euro.
Anche su questi mattoncini rossi, eccoli, vedrete che l'acido li renderà perfettamente puliti. Mi raccomando, gli occhiali protettivi. Mi scuso se mi ripeto, ma non usare gli occhiali potrebbe essere davvero molto pericoloso in questa fase di lavoro. Usate tanta acqua per sciacquare perché lo sporco sciolto dall'acido deve essere completamente spazzato via. Se dobbiamo pitturare la parte sovrastante della parete, allora a questo punto dobbiamo proteggere le nostre pietre da eventuali schizzi di pittura. Per questo scopo useremo dei teli di plastica. Noterete che con i teli di cellophane ho protetto anche le pietre che ho messo nelle parti alte della mia casa. A questo punto possiamo anche pitturare, anzi ne approfitto per suggerirvi un ottimo tutorial su come pitturare l'esterno della vostra casa. Troverete questo tutorial alla fine del video o, se preferite, direttamente nel mio canale. Dovete sapere che è molto importante pitturare con i prodotti adatti e con la tecnica giusta. Questo perché è proprio una buona pitturazione esterna che conferisce alla vostra abitazione la massima protezione dalle intemperie. Mi raccomando, se il lavoro che vi ho mostrato in questo video volete farlo anche voi sulla vostra casa, mettete in pratica i miei consigli e datevi da fare. Non abbiate assolutamente paura di nulla. Dovete sapere che la vita è proprio come un buon caffè nel quale possiamo metterci tutto lo zucchero che desideriamo, ma se vogliamo farlo diventare veramente dolce, allora dobbiamo per forza girare il cucchiaino. A stare fermi di certo non accadrà nulla. Sono quasi giunto al termine di questa seconda parte. Per chi non ha visto la prima parte di questo tutorial, troverà il link alla fine di questo video, nei titoli di coda insomma, oppure se preferisce direttamente nel mio canale. Inoltre, per chi è interessato a vedere come ho realizzato questa magnifica tettoia che state guardando in legno lamellare, allora suggerisco di trovare anche quest'altro tutorial in cui ovviamente spiegherò tutto passo passo.
Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!